Lui è lì da 40 anni, sì, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, sì, 40 anni, è lì contro il nucleare. Ladies and gentlemen, signore e signori, The White House, la Casa Bianca. Alcuni anni fa la Casa Bianca è stata valutata. Quanto? Interessante da sapere. È una cifra ovviamente alta, ma non so, avete in mente qualcosa? Ok, ve lo dirò più avanti nel video. Mi trovo nella capitale degli Stati Uniti d'America, Washington DC. Washington, District of Columbia, da non confondere con lo stato di Washington, che si trova nella costa ovest degli Stati Uniti. Devo fare tutto sto casino questi. Piccola curiosità che non c'entra tanto con la Casa Bianca, che tra parentesi è il posto più sicuro al mondo. Una delle password del wifi più comune a Washington è White House. Nelson Mandela gioca a sasso, Winston Churchill gioca a forbice e sasso vince. Sembra una stupidata, ma è la storiella che c'è qui a Washington rispetto a queste due ambasciate. Infatti sembra appunto che Nelson Mandela e Churchill stiano giocando a sasso, carta, forbice. Questo è il mio posto preferito qui a Washington, secondo me uno dei più belli, per due motivi. Esattamente questo posto è stato teatro di uno dei discorsi più iconici, storici, importanti al mondo. Questo qui. E la vista era esattamente questa, immaginatevela piena di persone. Il secondo motivo è in quella direzione, e cioè quello che c'è all'interno di questo memoriale. Qui sono nel Lincoln Memorial. Lui è Abramo Lincoln. Lasciato il Lincoln Memorial, direzione Obelisco. Seguendo questa vasca, tutta questa zona si chiama Mall, M-A-L-L, come se fosse un centro commerciale. Chiaramente non è un centro commerciale. Seguendo queste vasche, ai lati si trovano due memorial, uno guerra in Corea e uno guerra del Vietnam. L'obelisco all'interno del Mall. Due cose interessanti. La prima, si vede abbastanza chiaramente che il primo terzo, partendo da terra dell'obelisco, è stato costruito con una determinata tipologia di materiale e ha un colore. L'ultima parte è di un altro colore. Perché? L'obelisco è stato costruito in più di 20 anni, dalla fine del 1800 fino a inizi del 1900. Chi ha fornito il primo materiale in questo periodo di tempo ha
ha smesso di ricercare, trovare, produrre, fornire quel materiale. Pertanto si è ricercato un materiale simile che è stato trovato in Arkansas, che si scrive Arkansas, ma si pronuncia Arkansas, non so perché. Seconda cosa curiosa per quanto riguarda l'obelisco, l'altezza dell'obelisco indica quanto si possa costruire in ambito residenziale un palazzo a Washington, per evitare che qualsiasi palazzo possa fare ombra sul Campidoglio. Yeah, why not? Okay. What's Chicken quesadilla. Oh, good, thank you. Okay, so I go for chicken quesadilla and water. Okay. That's it. It's gonna be 14. Super, thank you, appreciate. Thank you. Rooftop incredibile in zona stadio. Spettacolare. Hello? Questo orologio, l'osservatorio navale che gestisce questo orologio tiene aggiornato l'UTC e quindi l'orario di riferimento universale, su cui vengono calcolati tutti i fusi orari. È arrivato l'obelisco e adesso destinazione quella là, il Campidoglio. Non so se sarà possibile entrare, perché dopo quello che è successo a inizio anno con dei barbari che sono entrati a fare disastri, vabbè, non ne parliamo. Non so se l'accesso sarà aperto a tutti, ma sicuramente è un posto dove andare a Washington. Campidoglio. Cosa molto importante, tutti quelli che si vedono a destra e tutti quelli che si vedono a sinistra sono dei musei. Due in particolare mi va di suggerire. Uno è il Museo del Volo, veramente spettacolare, anche se ho visto quello di Dayton, che linko qui sopra. Questo è veramente speciale. E poi il Museo dello Spionaggio. Facendo tutta la camminata dal Lincoln Memorial, arrivando all'obelisco, mangiando e arrivando fino a qui, passando per i vari musei, ricordatevi Spy Museum, bellissimo, si arriva al Campidoglio. Purtroppo non si può più entrare, area chiusa, barriere, e purtroppo a causa di... lasciamo perdere, non si può più entrare, peccato. Comunque spettacolare. Libreria del Congresso, che è la più grande del mondo, 185 milioni di libri. La parte più culturale di Washington, passando per Chinatown, che non è niente di speciale, pensavo meglio, ci sono solo delle strisce pedonali che si incrociano,
si arriva qui, in questa casa che in tutta risposta alla Casa Bianca è totalmente colorata. E parliamo di questo centro culturale. Lasciato il Lincoln Memorial e la Casa Bianca, è obbligatorio fare un giro al quartiere di Georgetown, perché è molto molto carino e totalmente diverso da tutto quello che si può trovare a Washington. Veramente colorato, tanti locali sulla strada e poi famosissimo per la zona universitaria. Molto molto bella. Make a wish. Washington è piena di cose da vedere, bisogna fare una scelta se si ha poco tempo, ma vale veramente la pena muoversi quando si è in vacanza, magari a New York e si deve andare da qualche altra parte, spostarsi a Washington. Mia personale opinione. Amico Abramo dice take care, stay safe. Ciao!